Ciao avventuriera, ciao avventuriero, rieccoci su Fiore Kids. Siamo pronti dalla casa della conoscenza per partire verso un nuovo viaggio e per scoprire un qualcosa di nuovo nella puntata di oggi. E ti anticipo anche che ci sarà una sorpresa molto gradita e la condivideremo insieme tra qualche istante. Prima cosa che ti voglio ricordare, il fatto di far conoscere queste avventure che compiamo qua dalla Casa della Conoscenza ogni domenica a mezzogiorno su YouTube Kids con le persone che ti sono vicine. Quindi parla della nostra trasmissione ai tuoi amici, alle tue amiche, a chi viene con te a scuola, alle persone che frequentano insieme a te le attività del doposcuola, durante il pomeriggio, quando vai a giocare a calcio, a basket. Insomma, fai conoscere a tutte le persone che ti sono vicine che cos'è Fiore Kids, e così amplieremo sempre di più le persone che si faranno venire sempre delle nuove domande e che cercheranno quindi di essere sempre più curiose. Siccome oggi abbiamo come sempre 20 minuti per portare a termine la missione, siccome dobbiamo anche scoprire delle cose diverse rispetto al solito, allora cominciamo subito questa nuova puntata. Il nostro calcolatore è in funzione, elaborerà i dati che saranno necessari anche al nostro sipario per fornirci tutti gli indizi utili per completare la missione di oggi. Il nostro schermo è acceso e, come sai, lo schermo ci fornisce le informazioni necessarie per poter compiere tutti gli indizi e capire effettivamente che cosa ha da chiederci il nostro sipario. Eccolo qua il sipario, perché non sempre è estremamente chiaro questo strumento che ci permette di aprire sempre le porte della conoscenza, della storia, della scienza e dell'archeologia. Tra poco chiameremo, come al solito, ci metteremo in contatto con il nostro black hole in modo tale da sapere qual è la missione da portare a termine nella puntata di oggi, ma prima ho da mostrarti qualcosa, perché un tuo collega, cioè un bambino che ci segue qua ogni domenica e che ci segue anche in altri posti, ci ha mandato il primo disegno di Fiore Kids e adesso lo guardiamo insieme. Il nostro amico Edonis, di 9 anni, ci ha mandato questo bellissimo disegno. Si tratta di alcuni tentativi che ha fatto per cercare di rappresentare se stesso, ma con un imprevisto, anche perché la sua sorellina, che è molto più piccola di lui, gli ha chiesto di disegnare una macchinina e lui, come vediamo qua, ha accolto la sua richiesta. Grazie Edonis, bellissimo disegno. Ecco qua, bravissimo Edo, sono molto contento del fatto che tu abbia voluto inviarci questo tuo bel disegno che dalla prossima puntata vedremo proprio sul nostro tavolo delle meraviglie. Ma adesso non dobbiamo più perderci in chiacchiere e allora entriamo in contatto con il nostro black hole. È sempre molto impavido il black hole, allora chiediamogli insieme quindi di mostrarci il titolo della puntata di oggi e poi leggiamo insieme questo titolo. Dinosauri tra noi. Black hole, ora puoi andare, grazie. Molto bene. Allora, il nostro black hole ci ha parlato di dinosauri tra noi. Uno potrebbe pensare, ma è diventato pazzo questo buco nero di Fiore Kids? E invece no, non è diventato così pazzo come sembrerebbe. Tra un po' chiederemo degli indizi, come sempre, al nostro sipario, ma intanto voglio dirti che effettivamente molte cose che noi diamo per scontate relativamente ai dinosauri, e chi non ama questi bellissimi rettiloni del nostro passato, in realtà non sono vere, sono sbagliate. E come sempre noi ci aiutiamo al nostro schermo per fornire queste informazioni affidabili a tutti coloro che seguono Fiore Kids. Per esempio, qualcuno pensa che i coccodrilli siano i discendenti dei dinosauri. Se
ci fai caso, sono un po' simili, è vero? I coccodrilli, i dinosauri hanno un qualcosa che sembra farli avvicinare, ma invece no. I coccodrilli non derivano dai dinosauri, hanno una storia diversa, così come le lucertole. Uno potrebbe pensare che le lucertole sono i dinosauri di oggi. Anche in questo caso invece no, non discendono le lucertole, le salamandre dai dinosauri, ma hanno una storia che è diversa. Chissà se un giorno dalla Casa della Conoscenza avremo modo di parlare anche di tutto questo. E siccome erano così capaci di andare a caccia, allora le persone pensano che magari erano bravi solamente a fare questo, avevano un'intelligenza poco sviluppata. Tra poco io credo che avremo una sorpresa molto interessante da questo punto di vista, e si pensa anche che fossero tutti grandissimi questi dinosauri, quando invece ne esistevano anche di molto piccoli. E la cosa forse principale, come ci ha anticipato il Black Hole, è che questi dinosauri in realtà non sono mai scomparsi, ci sono anche adesso. Pensa che esistevano alcuni dinosauri che si erigevano su due zampe, quindi esattamente come facciamo noi. Questi dinosauri erano bipedi, quindi, ed erano anche dei predatori, cioè andavano a caccia di altri animali. Molto bene, sai che cosa sono stati in grado di fare questi dinosauri prima di iniziare a completare davvero la missione di oggi? Avevano delle penne, che non è la penna che serve per scrivere, è una piuma grande come le piume degli uccelli, come dire, torneranno nella missione di oggi proprio gli uccelli. Bene, queste penne che avevano questi dinosauri si sono poi evolute nel corso degli anni e hanno aiutato questi dinosauri a riscaldarsi, quindi a mantenere una temperatura costante sul proprio corpo, ma anche a essere più agili all'interno della corsa. Tra un po' prendiamo anche un oggetto che io ho visto che è abbastanza grande, un oggetto che ha fatto comparire il nostro Black Hole all'interno della nostra libreria. E devi sapere che questi dinosauri avevano le zampe anteriori, quindi un po' come le nostre mani, come le nostre zampe, come le nostre braccia meglio, e queste zampe avevano una struttura interna che è molto simile a quella degli uccelli. Lo vogliamo vedere? Prendiamolo allora questo oggetto, vediamo di che cosa si tratta. Oh, è un po' pesante, dobbiamo dire la verità, però lo possiamo tenere tranquillamente anche nelle mani. Lo vedi? È un Velociraptor, è in realtà un robot che rappresenta, secondo una visione un po' arcaica, dobbiamo dire, proprio un Velociraptor. E le zampine delle quali parlavamo sono esattamente queste. Ma non perdiamoci ancora in chiacchiere, i minuti trascorrono, passano molto velocemente, quindi diminuisce sempre di più il tempo che abbiamo per risolvere la missione. Scusaci Sipario se non ti abbiamo coinvolto subito nella missione di oggi, e facci sapere quindi qual è il primo indizio della missione di oggi. Eccolo qua, primo indizio, leggiamolo insieme e anche ricordiamoci di prendere nota di tutte le cose che impariamo in questa puntata di oggi, come sempre di Fiore Kids, e quindi leggiamo carnivori ed erbivori. Grazie Sipario, stavolta devo dire che ci sei stato abbastanza utile. Pensa che questi dinosauri ci hanno impiegato centinaia di milioni di anni per evolversi, cioè per cambiare nel corso del tempo, e più di 200 milioni di anni fa hanno fatto la loro comparsa e ancora oggi esistono sul nostro pianeta. Esiste una maniera per classificare come gli animali cambiano nel corso del tempo. Si raggruppano questi animali e all'interno di questi gruppi ci sono quindi delle caratteristiche comuni a questi esseri viventi. Bene, sai
quanti generi, così si chiama questo tipo di classificazione, sono esistiti nel corso di queste centinaia di milioni di anni, tenendo conto anche dei dinosauri che esistono oggi, e tra poco li scopriremo, sono gli uccelli. Bene, stiamo parlando di più di 2000 generi, quindi migliaia di generi comparsi sin da quando hanno fatto per la prima volta la loro apparizione questi dinosauri proprio sul pianeta Terra. Oggi i paleontologi, cioè coloro che studiano gli esseri viventi del passato, il Velociraptor chiaramente non esiste più, suddividono questi dinosauri in due gruppi, e li hanno suddivisi in questi due gruppi tenendo conto della forma che questi dinosauri avevano del loro bacino, cioè del loro sederino. In base alla forma del bacino, quindi, hanno creato due gruppi, anche se non tutti, specialmente negli ultimi anni, sono d'accordo con questa suddivisione. E come si suddividono quindi i dinosauri? Si suddividono in saurischi e ornitischi. Saurischi, ornitischi. I saurischi erano quei dinosauri che o erano carnivori, cioè predavano altri animali, andavano a caccia, oppure erano erbivori. Gli ornitischi invece erano solamente erbivori. Torniamo ai primi, cioè ai saurischi. Alcuni di questi dinosauri carnivori nel corso del tempo diventarono sempre più grandi, sempre più imponenti e sempre più aggressivi, più pericolosi. Pensa per esempio al tirannosauro. Ecco, il tirannosauro appartiene appunto a questo gruppo. Altri saurischi, quindi sempre tra i carnivori, al contrario, divennero sempre più piccoli, ma allo stesso tempo anche più agili, più veloci e più capaci quindi di andare anch'essi a caccia. Quindi veramente dei dinosauri dai quali stare alla larga. Per quanto riguarda invece l'altro gruppo, cioè quello degli ornitischi, bene, alcuni di questi erbivori diventarono sempre più bravi per andare a recuperare del cibo all'interno delle paludi, all'interno delle praterie oppure all'interno delle foreste, e questi erbivori divennero sempre più grandi, ancora di più rispetto ai carnivori. Divennero giganteschi, come degli immensi grattacieli, e non solo. Diventarono più grandi, ma dovevano anche trovare una maniera importante per difendersi dai predatori, quindi difendersi dai carnivori che abbiamo visto prima, e riuscirono a sviluppare, grazie all'evoluzione nel corso del tempo, delle creste sul proprio corpo, delle spine che servivano appunto da protezione. Quindi sempre più grandi, sempre con più protezioni, ma comunque i carnivori riuscivano a trovare il modo anche per andare a caccia di questi grandi e pericolosi animali. Abbiamo parlato dei carnivori e degli erbivori, quindi immagino che adesso ci sia un altro indizio. Sipario, facci sapere qual è il secondo indizio della missione di oggi. Ecco qui, leggiamo insieme anche quest'altro indizio e continuiamo a prendere nota delle informazioni che stiamo imparando, e quindi leggiamo metabolismo. Grazie ancora al nostro sipario, e ancora una volta quindi recuperiamo le informazioni dal nostro schermo, che come al solito dobbiamo ringraziare anch'esso. Allora, metabolismo, che cos'è questo metabolismo? Partiamo col dire che ci stiamo avvicinando sempre di più a comprendere perché esistono ancora oggi questi dinosauri. Secondo sempre più studiosi, sempre più ricercatori, alcuni saurischi, cioè alcuni predatori, come per esempio il Velociraptor, che adesso stiamo tenendo nelle nostre mani, sono stati in grado di modificare il proprio metabolismo all'interno del corpo. Sai che cos'è il metabolismo? È l'insieme di tutte le trasformazioni chimiche che avvengono per continuare a vivere all'interno del proprio organismo. Bene, questi saurischi hanno evoluto questo metabolismo molto più efficiente rispetto a prima, e quindi sono stati sempre più in grado di correre veloci
e di cacciare quindi molte più prede, anche in una maniera più efficace, in una maniera più efficiente. Lo hanno fatto grazie ai fossili. Grazie ai fossili questi ricercatori sono stati in grado di scoprire queste cose. E qualcuno si era anche spinto a dire che in realtà i dinosauri non avessero, o perlomeno alcuni di questi, non avessero il sangue freddo come oggi i rettili, ma addirittura un sangue caldo. Allora, i rettili di oggi hanno, tra virgolette, il sangue freddo. Vuol dire che la temperatura all'interno del loro corpo dipende dalla temperatura esterna. Invece i mammiferi e gli uccelli, appunto, hanno sangue caldo. Questo vuol dire che la loro temperatura è indipendente dall'ambiente esterno. Recentemente si è scoperto che alcuni dinosauri avevano una via di mezzo tra il sangue freddo e il sangue caldo, quindi una temperatura più alta rispetto all'esterno, ma non avevano la capacità di regolarla autonomamente. E altri dinosauri invece avevano proprio il sangue caldo, come gli uccelli di oggi. Vedi, delle volte chi è tanto intelligente va un po' più avanti rispetto a coloro che vivono nella stessa epoca viene considerato un folle. Questo ricercatore all'epoca fu considerato pazzo. Poi invece a queste persone si dà ragione quando anche tutti gli altri si rendono conto che aveva proprio ragione. E adesso arriviamo in Italia, parlando di dinosauri e di uccelli, perché nel 1996 fu trovato un dinosauro, si chiamava il Saltriosauro e fu considerato all'epoca il più antico dinosauro carnivoro ritrovato proprio in Italia. Era grande quasi 8 metri. Ebbene, che cosa aveva di particolare questo dinosauro? A metà della clavicola aveva un osso a forma di V. Si chiama forcella e quest'osso è presente anche oggi negli uccelli e serve per volare, permette agli uccelli di volare. Anche un altro dinosauro trovato in Italia, prima del Saltriosauro, si chiamava Ciro, aveva questa forcella. Quindi è stato dimostrato che esiste questo legame diretto tra alcuni dinosauri del tempo e gli uccelli di oggi. Ma c'è anche un'altra cosa che dobbiamo scoprire. La vediamo subito grazie al sipario. Dacci il terzo indizio, per favore. Eccolo qua. Leggiamo questo insieme ancora una volta e c'è scritto quindi cervello. Grazie mille, sipario. Recuperiamo le informazioni come al solito. Perché il cervello? Diciamo che sono varie le caratteristiche che ci permettono di unire i dinosauri, alcuni dinosauri del tempo, con gli uccelli di oggi. E pensa che gli uccelli di oggi fanno parte del gruppo ufficialmente dei dinosauri, per questo appunto non si sono mai estinti. Ma tra tutte le cose c'è anche quello degli uccelli, o meglio quello del cervello. Nella metà del 1800, quindi del XIX secolo, si trovò quasi l'anello mancante tra questi dinosauri, questo gruppo di dinosauri e gli uccelli. Fu chiamato Archaeopteryx, un po' come Asterix e Obelix. Questo invece si chiamava Archaeopteryx. E anche una ventina di anni fa in Cina si trovarono degli altri resti di dinosauri che avevano delle penne e avevano le caratteristiche che oggi ritroviamo appunto all'interno degli uccelli. Diciamo quindi che questi dinosauri, al quale appartenevano Ciro e il Saltriosauro, ebbero sempre più penne sul proprio corpo. Queste penne iniziarono ad essere utilizzate anche per volare nel cielo e persero tutte quelle caratteristiche invece che li tenevano saldi sulla terra, che impedivano loro di volare. Per esempio persero i denti e persero anche le lunghe code. Così poterono spiccare il volo fino a un certo momento, però, cioè quando gli altri dinosauri, che non sono gli antenati degli uccelli, si estinsero. Una parte quindi si estinse, non tutti i dinosauri. Ci fu un grande cambiamento sulla Terra, cadde un qualcosa di importante, ma magari ne parliamo un'altra volta. Posiamo quindi il nostro oggetto, abbiamo completato la missione e ci abbassiamo un attimo adesso perché
grazie a Edo quel tavolo delle meraviglie adesso sta iniziando a riempirsi. Ma se tu vuoi raccontarci come sta andando il tuo gioco delle domande, allora scrivi una email, falla scrivere ai tuoi genitori qua a questo indirizzo, e puoi anche mandarci i disegni, le tue rappresentazioni, tutto ciò che di creativo ti piace fare e che magari è nato proprio dalle missioni che abbiamo completato qua, ma anche se ti piace fare qualcosa al computer, quindi un qualcosa che non si può toccare, mandacelo sempre a questo indirizzo. Se anche vuoi inviare qualcosa dal vivo, vuoi mandarcelo per posta, allora scrivi un'email sempre a questo indirizzo e avrai tutte le informazioni per poterci spedire la tua creazione artistica che posizioneremo sul tavolo delle meraviglie. E a questo punto quindi non mi resta che ricordarti di condividere questa puntata Fiore Kids con tutte le persone che ti stanno vicino, e ti aspetto domenica prossima a mezzogiorno su Fiore Kids per divertirsi, appassionarsi, incuriosirsi.